Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. La puntata di oggi parla di 3 errori che tutti noi, bene o male, nella nostra vita abbiamo commesso nel suonare il pedale. Partiamo col dire che gli errori che si potrebbero fare suonando il pedale non sono solo 3. Diciamo che oggi andiamo a vedere quelli principali e quelli che secondo me sono i più importanti appunto per non solo suonare meglio il nostro pedale ma anche non farci del male. Quindi sigla e le andiamo subito a vedere. Allora, prima di affrontare questo argomento che secondo me è importantissimo, ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanella così da non perderti i nuovi contenuti. Nel mio canale puoi trovare moltissimi video e trascrizioni appunto dai grandi della batteria, trucchi salvavita, reaction, insomma tutto quello che ruota intorno al mondo della batteria. Quindi se ti può interessare, fatti un giro nel mio canale. Allora, oggi andiamo a parlare dei 3 errori principali che il batterista commette nel suonare il pedale. Errore numero 1, l'altezza dello sgabello. Tu dirai, cosa c'entra lo sgabello con il pedale? C'entra tantissimo e non solo per il pedale. L'altezza dello sgabello può comportare veramente molti problemi, soprattutto alla schiena e non solo. Quindi l'altezza dello sgabello è molto importante. E la regola principale, e questo l'ho scoperto dopo anni e anni di ricerche su YouTube, su internet, dovete sapere che io sono alto 1,89 m, non sono un ragazzo basso, quindi io ho bisogno di uno sgabello proporzionato alla mia altezza. Dopo anni di ricerche ho capito, guardando più video, che l'altezza giusta del nostro pedale è quando il sedile supera l'altezza del ginocchio, ok? Quindi se vi alzate in piedi, il vostro sedile dovrebbe, non so se si vede, dovrebbe superare il vostro ginocchio. Quindi da in piedi la seduta deve essere più alta del ginocchio. Perché? Perché se andiamo a sederci troppo in basso, come si faceva negli anni 70-80, se andate a vedere anche i video di Nicola Aiuta o di altri batteristi, sono quasi seduti all'indietro con le gambe molto alte. Così andiamo a dare uno stress incredibile a tutta questa zona qua. Ok? Vi si infiammerà sicuramente. Provare per credere, io ho suonato tanti anni molto basso e non è il massimo, ok? Io consiglio sempre, dopo anni di esperimenti, di tenerlo a quell'altezza che vi ho detto, ok? Cosa da dire? Più si va in basso peggio è, però più si va in alto non è detto che sia peggio, ovvero non ci si fa male se si va in alto. Se guardate Mike Portnoy, per esempio, o altri batteristi metal, loro suonano molto alti. Questo ti può creare forse un po' di rischio di male alla schiena perché tenderai a incurvarti un po' più in avanti, però per quanto riguarda questa parte qui non avrete problemi, quindi se proprio dovete andate all'insù. E questa cosa della postura avrà molto effetto su come suonate il pedale. Pensate solo di essere seduti sullo sgabello, queste sono le vostre gambe, questa è la vostra schiena. In basso, quando andrete a suonare il pedale, la vostra gamba dovrà fare una fatica incredibile ad alzarsi perché siete in una posizione bassa, ok? Se invece siete in una posizione più alta avrete più modo e più padronanza appunto delle vostre gambe. E qui andiamo all'errore numero 2 che fanno moltissimi batteristi. È il fatto di alzare tutta la gamba per colpire il pedale, che è sbagliato secondo me. Pensate di avere il vostro piede che è in questa posizione, alzate con il polpaccio e lasciate cadere. Bam! Il peso della gamba darà il colpo del pedale e voi non dovrete fare una fatica immane per tirare su la gamba. Ok? Errore numero 3 che fanno moltissimi batteristi alle prime armi, dopo un po' ci si aggiusta per forza perché è una questione di feeling, è il posizionamento del piede sulla piastra, che è una cosa molto importante. C'è un video bellissimo di Colin Bailey, te lo lascio in descrizione, è un video fantastico in cui lui spiega appunto il feeling, tutto il feeling che c'è con la piastra del pedale. Here, there's only one place for it to get a really good feel, and that's right in there. You can see it just moves better. Dovete sapere che la piastra del pedale non ha la stessa sensibilità lungo tutta la piastra, ok? Se noi andassimo a suonare il pedale da qua, dovremmo fare una fatica enorme per andare a spostare il battente. Al contrario, se andiamo a suonarlo in questa parte qui, sarà fin troppo leggero, quindi non avremo controllo. La posizione ottimale è a 3/4 della piastra, quindi più o meno a questa posizione qua.
Qui è il punto in cui avete il maggior controllo, la maggior potenza del pedale. È molto importante questo perché? Perché se non lo sapete rischiate di suonare per mesi, per anni con il piede. Solitamente il principiante si approccia al pedale mettendo il piede sulla piastra e la punta appunto in questa posizione qua. State sempre un po' più indietro perché avrete molta più risposta dal pedale, ok? Qualunque sia il suo settaggio. Giusto, se ti interessa come settare il pedale e come setto io il pedale, ti lascio il link in descrizione, ho fatto un video al riguardo. E già che ci sei, se ti piacerà, iscriviti al canale, attiva la campanella se ti va. Ti lascio in descrizione un altro video che ho fatto per andare più veloce e rinforzare appunto il pedale grazie a un batterista molto famoso che scoprirai se andrai a vedere il video, te lo lascio giù in descrizione. E questi ragazzi erano i 3 errori secondo me più comuni ma anche i più gravi che noi batteristi facciamo quando andiamo a suonare il pedale. Quindi ricapitolando, l'altezza dello sgabello tenetelo sempre più alto del ginocchio, non usate solo il muscolo della gamba, ok? Provate a usare anche il polpaccio, quindi muovete il piede da su a giù e sentite com'è il vostro feeling, ok? E terza cosa, mettete il piede nella posizione giusta del pedale. Questo vi cambierà tantissimo il feeling che avete con il vostro pedale e secondo me vi renderà molto più bravi e versatili se utilizzerete anche altri pedali. Io ormai ho 5 pedali, forse farò un video in cui confronterò questi 5 pedali. Ci sono alcuni pedali, magari un paio, con cui riesco a fare cose un pelino più veloci, però come dico sempre e lo dico sempre nei miei video, i pedali non fanno il piede. Puoi avere il pedale da 1000 euro, ma se non t'alleni, se non conosci queste cose base, è come se quei soldi fossero andati buttati. Quindi non vi preoccupate se non avete pedali esagerati. Io fino a 2-3 anni fa ho usato un Mapex da 50 euro, dopo sono impazzito, ho voluto sperimentare, ne ho comprati tanti, però vi posso garantire che quello che riesco a fare con un DV9000 o con un Demon Drive della Pearl lo riesco a fare anche con un Mapex da 50 euro, ok? Quindi allenatevi, non mollate, però ricordatevi queste cose così da non sbagliare più ed evitare anche magari qualche infortunio. Se c'è una cosa bella della musica è che non ha età, la possiamo iniziare a suonare anche a 70 anni, però arriviamoci sani a questi 70 anni, ok? Non ci distruggiamo, soprattutto la schiena che per noi batteristi è sempre un argomento delicato. Spero che questo video ti sia piaciuto, spero di averti portato un contenuto che ti possa aiutare a migliorare il tuo percorso da batterista e a non farti male, perché è comunque importante, prima la salute, e ci vediamo al prossimo video.